Era un periodo in cui noi progettavamo quello che avevamo in mente, noi avevamo delle idee, era difficile realizzarle all'interno dei contesti tradizionali e facevamo quello in cui credevamo profondamente. Quindi abbiamo incominciato a costruirci quello che poi è diventato il design italiano. Ci inventavamo le tipologie, la cosa, quella che ritenevamo essere giusta all'interno della nostra visione del mondo. Quindi di trasformare in realtà un'utopia, che spesso anche un po' folle, ma con uno scopo. Aneddoti, emozioni, colpi di fulmine e colpi di genio, tante scommesse e pure qualche azzardo. Il design è questo e molto altro ancora. Io sono Federica Capozzi e questo è il podcast di Alias che ripercorre il viaggio del brand attraverso le voci e le storie dei suoi protagonisti. Io stavo in campagna, la mia campagna era la Brianza. Mio padre era medico e quindi io giravo con lui spesso, mi portava nelle botteghe dei tappezzieri, nelle botteghe dei falegnami. Sono cresciuto sentendo il profumo del legno bruciato. I falegnami usano i loro detriti di lavorazione per scaldare. In una falegnameria c'era sempre acceso il fuoco continuamente. Era il fuoco che alimentavano con gli scarti del legno. Questi scarti del legno che bruciavano davano quel profumo stupendo che, come entravi in una bottega, eri affascinato. La strada per la Young Lady parte da qui, da un ricordo che profuma di legno. Come d'altra parte profuma di legno nuovo, legno buono, lo studio dell'architetto Paolo Rizzatto, quello dove ci incontriamo oggi e che, come ti anticipavo alla fine della scorsa puntata, si trova proprio accanto allo studio di Alberto Meda, che di Rizzatto è amico di lunga data, nonché sodale di molti progetti. Ma non divaghiamo. Torniamo alla Young Lady che ti citavo poco fa. È il progetto che nel 1991 segna l'inizio della collaborazione di Rizzatto con Alias. Si tratta di una sedia straordinaria, te la definirei quasi audace, che si compone di un treppiede leggerissimo e tecnologico in alluminio presso fuso, di una scocca in legno e di una seduta in paglia di Vienna. È un oggetto elegante e bellissimo, che combina tradizione e innovazione, e a tanti anni dal lancio sul mercato è ancora young come allora. Una giovane donna che in più di 30 anni non è invecchiata di un giorno. Quindi il mio primo oggetto che ho disegnato per l'Ania è stata un treppiede, quindi un sostegno di oggetti o di cose o di situazioni. E questo treppiedi doveva essere il più possibile leggero, resistente. Era stato pensato in una pressofusione di alluminio molto tecnologica, molto ben studiata, con delle sezioni ridotte all'osso. Quindi da lì siamo partiti. Si è voluto mettere insieme come due mondi diversi, l'estrema modernità della gamba tecnologica, dove poi addirittura l'elemento, della morbidezza era stato risolto con una molla messa in evidenza e esibita la bellezza della molla. La molla è una cosa magnifica se tu la guardi, quindi la bellezza della spirale era diventato il punto come di legame fra la seduta e il sostegno. E la seduta l'ho pensata in legno, ossia l'opposto della freddezza e della resistenza della gamba, che doveva essere il più resistente possibile ma anche molto leggera. L'ho chiamata Young Lady perché l'eleganza della gamba, quella curva flessuosa, mi fa pensare alla bellezza delle gambe delle donne. E quindi era di legno, la seduta era in legno piegato, secondo tecnologie anche tradizionali, e la volevo leggera, per cui la sua
seduta è stata fatta anche quella con una cosa molto antica ma che funzionava benissimo, con la paglia di Vienna. Allarghiamo un po' il campo, conosciamo meglio Paolo Rizzato. Che è cresciuto in Brianza l'abbiamo già detto, che è architetto pure, ma questo è bene ribadirlo perché è un punto chiave di tutta la storia. Di solito Rizzato viene associato al mondo dell'illuminazione perché con Riccardo Sarfatti è stato il fondatore di Luceplan, ma davvero, nel corso della sua carriera di cose ne ha fatte tante e delle più disparate. Ha disegnato per moltissimi brand. Con Alias la sintonia è stata immediata, forte di uno slancio comune verso la sperimentazione. Più in generale, Rizzato si è occupato e ancora si occupa di architettura, di design e di interni. I progetti che ha firmato vanno dalle lampade alle sedute fino alla Darsena di Milano. Ma come sempre succede, quando c'è un pensiero alla base, esiste un filo d'Arianna che tutti questi progetti li lega. È il concetto architettonico di composizione. Io sono un architetto e gli architetti lavorano molto col concetto di composizione, di comporre. Una delle materie fondamentali nella facoltà di architettura era composizione architettonica. Comporre significa mettere insieme, quindi lei capisce che tutto nasce dal rapporto, no? Tu non sei solo, la cosa non è da sola, un elemento non è solo, ma dialoga sempre con gli altri. E questa composizione non è solo spaziale, ma è temporale, per cui tu componi anche delle cose molto lontane una dall'altra, quindi un prodotto modernissimo come il legno è un prodotto come la fibra di vetro, per esempio, o la pelle che lo usavano i nostri antenati delle caverne. Non è nella materia la modernità, ma nell'uso che se ne fa e nel modo in cui tu componi le cose con cui hai a che vedere. E lì poi sta la poetica del progettista e quindi proprio dalla capacità di comporre delle cose che magari sembrano diverse ma che in realtà hanno solo bisogno di essere messe in relazione, nascono i progetti e forse i progetti più interessanti, perché queste cose con cui noi abbiamo a che fare possono essere molto diverse una dall'altra. E magari da questa uno dice ma sono cose diverse, è meglio non contaminarle, no? È proprio dalla contaminazione che nascono le cose nuove, come oggi tutta questa terrore di fronte a una popolazione sconosciuta che si avvicina, ma è proprio questa popolazione sconosciuta che determinerà la bellezza del nostro futuro. C'è un che di rinascimentale in Paolo Rizzato e nella sua visione del mondo. Mi vengono in mente gli umanisti con il loro sapere universale che spaziava dall'arte alla scienza, dalla politica alla poesia. Un sapere universale così diverso dall'iperspecializzazione moderna, quella che Rizzato critica senza tanti mezzi termini. All'inizio ho fatto delle architetture, ho lavorato molto nel campo delle architetture, da cui mi è venuta la conoscenza dell'esigenza di come si deve fare un arredo, di come poi nell'arredo che oggetti devi mettere. Quindi ho una visione molto globale di un oggetto. Oggi la specializzazione fa sì che uno si specializza nella realizzazione di una determinata cosa e vabbè, questa è l'esagerazione che porta poi all'ignoranza generale e alla non visione della complessità delle cose. Questo episodio è iniziato con un ricordo e con un ricordo vorrei concluderlo. Così chiedo a Paolo Rizzato di pescare di nuovo nella memoria. Ed ecco cosa mi racconta. Con questo lavoro ho girato il mondo, sono stato in America, sono stato in Russia, sono stato in Cina, sono stato in tutta l'Europa. Mi ricordo sempre
la sorpresa con cui eravamo andati a fare un viaggio, visitare l'architettura del nord, del finlandese, in particolare di Alvaralto. Quindi eravamo in giro per la Finlandia. Un certo giorno siamo andati a vedere un posto sperduto molto ai confini del nord della Finlandia. C'era una bella cittadina, un bel bosco, e ci siamo inoltrati un po' nel bosco, ancora di più verso nord, oramai si sentiva l'aria rarefatta dell'estremo nord. In un certo momento, in una casa dove noi eravamo tutti presi dalla visione di Alvaralto, guardato dentro una casa, c'era la mia 265, per cui ho trovato come me stesso in questo posto che ritenevo agli antipodi, e la cosa mi ha fatto un grande piacere. Ho fatto questa considerazione che mentre l'architettura è unica, sia tu c'hai un'unica casa in un posto, gli oggetti possono essere tanti e disseminati nel mondo e quindi hanno un tipo diverso di relazione, ma non per questo meno pregnante. La 265 è la prima lampada di Rizzatto, disegnata nel 1973 per Arteluce e oggi rieditata da Floss. Ma se ci pensi, in quella casa finlandese avrebbe potuto esserci una young lady, un tavolo tree, e chissà in quante altre case questi oggetti sono presenti, chissà quanti luoghi del mondo Paolo Rizzatto ha raggiunto senza neanche dover fare la valigia, a dir la verità senza neanche saperlo. Se comporre significa mettere insieme i pezzi, unire puntini anche molto lontani tra loro, questa a me sembra la più bella, la più riuscita delle composizioni. Hai ascoltato E molto altro ancora, il podcast prodotto da Alias per celebrare i 45 anni del brand. Testi e voce sono di Federica Capozzi. Montaggio e sonorizzazione a cura di Domenico Olivieri. Ringraziamo Paolo Rizzatto per l'intervista. Se questo episodio ti è piaciuto, clicca segui per non perdere gli aggiornamenti. Valuta il podcast con 5 stelline e segui Alias su Instagram, dove lo trovi come alias.design.